Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo della pietra del mese di agosto. Eccoci con il quarto appuntamento dedicato alle pietre del mese. Quella di agosto è il peridoto. Chiamato anche olivina, è una tipologia di pietra verde molto apprezzata. Il nome deriva dalla parola araba farida, che vuol dire appunto pietra preziosa. Queste pietre si formano all'interno di rocce ricche di magnesio, ma che sono prive di silice. Grazie al suo colore deciso, ma anche alla sua raffinatezza, era molto amato dagli antichi egizi. Infatti già 3500 anni fa estraevano questa pietra per creare gioielli e talismani. Infatti uno splendido peridoto fu trovato in un ciondolo del faraone Tutankhamon. La definivano pietra del sole, ma a volte veniva confusa con lo smeraldo a causa della loro colorazione simile. Le tonalità in cui troviamo il peridoto possono variare e vanno dal giallo intenso al verde acceso, a seconda della quantità di ferro presente nella sua struttura. Infatti appartiene alla categoria di gemme cosiddette idiocromatiche o anche dotate di colore proprio. Questa particolarissima gemma dal colore verde acceso è anche chiamata con il suggestivo nome di crisolito, ovvero pietra d'oro, perché se ammirata alla luce del sole presenta degli splendidi riflessi dorati. Veniva utilizzata sia dai greci che dai romani come amuleto, perché si credeva potesse difendere dagli spiriti maligni. Si credeva anche che il suo potere benefico venisse ampliato se incastonata nell'oro. Si pensava pure che un medicinale potesse dare migliori benefici se bevuto da un calice scolpito dalla pietra stessa. Alcuni rari peridoti hanno inclusioni aghiformi che gli conferiscono una scia luminosa sulla superficie e vengono chiamati peridoti occhi di gatto. Altri hanno una scia a forma di stella e vengono chiamati peridoti asterisco. La storia del peridoto è antichissima e con essa si sono susseguiti diversi miti riguardanti i suoi poteri magici. Nel Medioevo venne chiamata pietra dei cavalieri perché fu portata in Europa dai crociati. Spesso veniva utilizzata per decorare le chiese e splendidi peridoti furono raccolti anche nel tesoro della corona di Russia, di cui il più notevole era di ben 193 carati. A questo minerale gli furono attribuiti potere di guarigione sia contro la depressione che contro i problemi di cuore, oltre che come protezione dal buio. Hildegarda de Bingen, esperta in cristalloterapia, nei suoi scritti sosteneva che il peridoto fosse capace di armonizzare le energie e di donare stabilità interiore, avendo un grande potere vivificatore e febbrifugo, di guarigione per il cuore e di potenziamento per la mente. Scriveva che nasce dal calore del sole e dall'umidità dell'aria e che il suo potere era così grande che se un crisolito si fosse trovato vicino a un uccellino appena nato o un altro animale, quest'ultimo si sarebbe subito messo a camminare. Consiglia a chi ha la febbre di riscaldare il vino e di tenere un crisolito sopra, affinché il suo sudore, quindi la condensa, si riversasse nel vino stesso.
che il malato avrebbe dovuto bere. Successivamente consiglia di tenere la pietra in bocca. Il paziente in questo modo starà meglio se ripeterà la cura più volte. A chi soffre di cuore consiglia di bagnare la pietra in olio di oliva e di strofinarlo sulla parte dolente, così starà meglio. Il crisolito o olivina è efficace appunto contro il mal di cuore. La pietra rafforza in chi la indossa anche sapere e saggezza. Se la persona terrà la pietra sul cuore, il sapere e le buone abilità rimarranno sempre con lei. Hildegarda riteneva che la pietra aveva anche proprietà vivificanti, benefiche, soprattutto per i neonati. Infatti in questo caso la pietra veniva tenuta accanto alla culla e aveva il potere di difendere i bambini dagli influssi negativi che potevano farli ammalare. Il video di oggi è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!